Dopo aver visto che grazie alle migrazioni che l'uomo ha popolato tutto il globo terrestre, credo sia importante analizzare quali siano i movimenti migratori più importanti dell'uomo nella storia. Di cosa parleremo? Parleremo delle migrazioni nell'età antica, parleremo delle migrazioni durante il Medioevo, parleremo delle migrazioni nell'età moderna e parleremo delle migrazioni oggi. L'obiettivo è conoscere i movimenti migratori più importanti nella storia dell'uomo. Perché parliamo di questo? Per comprendere meglio che il fenomeno migratorio non è un fenomeno nuovo, ma è stato un fenomeno che costantemente ha accompagnato la storia dell'uomo sin dalla sua comparsa sulla Terra. Quali sono i più importanti movimenti migratori dell'età antica? Innanzitutto dobbiamo dire che l'età antica comincia nel 3500 a.C. con l'avvento della scrittura e a termine nel 476 d.C. con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Una delle popolazioni più importanti di quel periodo è la popolazione indoeuropea, ossia l'insieme di popolazioni aventi tutti origine comune nelle pianure della Russia meridionale tra il 5000 e il 3000 a.C. I più importanti fenomeni migratori di quel periodo si ebbero attorno al 2000 a.C. Con i movimenti migratori di quel periodo si popolarono le zone dell'Asia Minore, della penisola balcanica e delle isole del mare Egeo, quindi della Grecia. Quindi queste migrazioni hanno dato origine al popolo ittita e appunto al popolo dei Greci. Dopo l'ondata del 2000 a.C., una seconda ondata di migrazioni spinse l'uomo nei territori che attualmente possono essere indicati come quelli dell'India o dell'antica Persia. Appunto da queste ondate migratorie ebbero origine la popolazione indiana, i Medi e i Persiani. Dopo queste due ondate si ebbe una terza ondata di migrazioni che fu diretta verso l'Europa occidentale e meridionale e questo diede origine alla popolazione veneta, ai Latini, agli Osci, agli Umbri, gli Illiri e i Celti. Perché la popolazione indoeuropea migrò dalle sue terre di origine, ossia dalle steppe russe? Molto probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, ossia a causa dell'inaridimento dei territori e dalla difficoltà di gestire pascoli e allevare bestiame. Ma quali flussi interessarono l'Italia? Tra il V e VI secolo a.C. arrivarono i Celti nell'Italia settentrionale. A partire dall'VIII secolo, genti di origine greca approdarono nella parte meridionale dell'Italia, in Calabria, Sicilia e in tutte quelle che oggi sono le regioni meridionali, creando così la cosiddetta Magna Grecia. Le migrazioni furono un aspetto molto importante durante tutto il periodo dell'impero romano. Infatti, nell'epoca romana il fenomeno della migrazione fu caratterizzato dall'esistenza di una potenza, appunto, l'impero romano, che, conquistando nuovi territori, vi esportava i propri soldati e cittadini, mantenendo precedenti abitanti in stato di sottomissione. Parallelamente, però, l'Italia diventò luogo di arrivo di schiavi di etnie diverse, bottino vivente di guerra di conquista ai confini dell'impero. Cosa è successo nel Medioevo? Il fenomeno migratorio fu alimentato dall'aumento demografico e quindi conseguentemente la necessità di spostarsi. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che la società medievale era fondata sull'agricoltura, sulla proprietà terriera e dunque sul valore della sedentarietà. Dobbiamo tenere presente che il periodo compreso fra l'XI e il XVI secolo furono caratterizzati poi da estesi movimenti di popolazione in molte aree del continente europeo proprio a causa dell'aumento della popolazione e quindi della necessità di reperire risorse per sostenere questo aumento della popolazione. Dobbiamo tenere presente come terzo punto che la popolazione europea aumentò in maniera considerevole da 30 milioni fino a 70 milioni di individui
e ciò ci fa meglio comprendere come sia stato estremamente necessario muoversi su tutto il territorio europeo proprio per reperire quelle risorse necessarie a rendere sostenibile questo aumento demografico. Dopo aver visto i movimenti migratori dell'età antica e del Medioevo, vediamo le migrazioni nell'età moderna. L'età moderna è stata caratterizzata sicuramente dalla scoperta dell'America e di conseguenza con la nascita dei grandi imperi coloniali, su tutti quello spagnolo e portoghese, che fece affluire nelle colonie appunto appena conquistate un enorme numero di cittadini spagnoli e portoghesi provenienti appunto dalla madrepatria. Dall'inizio del XVI secolo fino alla metà del XVII secolo 400.000 spagnoli emigrarono nei Caraibi, nell'America centrale e meridionale e in Messico, e nello stesso periodo circa 70.000 portoghesi migrarono in Brasile. Ma qual è la situazione delle migrazioni oggi? Si stima che nel 2020 il numero dei migranti internazionali sia stato di 281 milioni, ossia pari al 3,6% della popolazione mondiale. Di questi 281 milioni, 82,4 milioni di persone nel mondo sono migranti forzati, ossia persone che sono state spinte a migrare a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani o eventi che hanno gravemente turbato l'ordine pubblico delle zone di origine. Da questa disamina cos'è che comprendiamo? Ciò che ci viene naturale comprendere è che l'uomo migra da sempre e continuerà a farlo anche in futuro. Nell'età antica, come abbiamo visto, grazie alle migrazioni sono nati popoli come i greci e i romani. Durante il Medioevo abbiamo visto come le migrazioni siano state causate dall'aumento demografico e quindi di conseguenza dal reperimento delle risorse per renderlo sostenibile. Abbiamo visto inoltre nell'età moderna come il fenomeno migratorio sia stato conseguente alla nascita degli imperi coloniali e quindi da uno spostamento delle popolazioni come quella spagnola e portoghese verso il continente americano. Abbiamo visto come oggi i migranti sono 281 milioni, molti di questi sono migranti forzati a causa di guerre, conflitti o violazione dei diritti umani.